Hello everybody. As sailing time is still postponed for pandemic causes, I'm going to make some interviews to good friends that are of course good sailors and interesting people. So the first one will be Giovanni Malcuori, a very good ocean sailor and a very good friend. He is the proud owner of Papa Yaga, an old GRP boat, an Alpa 11.5, with which he sailed from Rome to South Pacific Ocean, cruising alone 15 years. He wrote a very pleasant book about his trip named Il Sogno Sostenibile, The Sustainable Dream, only published in Italy by now. The interview is in Italian with subtitles. I hope you will enjoy it. Da quanti anni navighi o vai in barca a vela? Beh, ho 54 anni, quindi da quando ne ho 10, con i Fly Junior, i laser, quelle robe lì. Poi, insomma, mi ricordo che verso i 16 anni ho fatto un po' una pazzia, che da Santa Marinella con il Fly Junior sono andato con mio fratello fino a Giannutri. Sì, ci abbiamo messo 3 giorni dormendo sulle spiagge, però insomma avevo questa voglia di vedere. Come sono cambiati i tuoi programmi di navigazione quest'anno con il maledetto Covid? Guarda, quest'anno sono andato sulle Dolomiti, proprio per evitare di pensare al mare, alle cose, perché è una sofferenza, no? La barca sta in Australia, quindi ho chiuso il capitolo, nel senso non ci voglio pensare. Sì, sono andato qualche giorno in mare, ma devo dire che un pochino soffro. 1 perché non sto con la barca mia, 2 perché devo un pochino riabituarmi al traffico. Baie, ancoraggi, gente, un pochino. Sai, una cosa è il viaggio, quindi tu fai vela per viaggiare. Stare in una barca però per fare il bagnetto in una baia un pochino mi sta stretto adesso. Ora non è che volevo fare però per forza quello che... Però no, ecco, non mi ritrovo, troppa gente. Parlami della tua barca. Alpa 1150, quindi del 1974, che ho praticamente ricostruito 2 volte nel frattempo, nell'arco di questi quasi 20 anni che è in mio possesso. E niente, è una barca vecchia, una barca insomma solida, marinara, è una barca che però mi dà quella emozione, c'è un feeling particolare, c'è un'atmosfera particolare là dentro, puzza di gasolio, insomma, è una barca vecchia, ecco, che però insomma con i pregi e i difetti. Giro riassumendo il viaggio di Papa Yaga, che sta scritto nel libro, quindi sarà una premessa di questo. Però... Riassumendo, partito da Anzio nel 2005, quindi come hai fatto tu, Canarie, e poi dalle Canarie direttamente sui Caraibi, però abbiamo avuto una bassa pressione, quindi a un certo punto abbiamo deviato un po' sul Capo Verde, abbiamo passato una notte in un isolotto vicino a San Nicolao e ci siamo riposati un attimo e poi siamo partiti per Martinica. Poi qualche anno siamo rimasti a Martinica, dico siamo rimasti io e la barca perché poi gli equipaggi cambiavano nel frattempo, quindi la lasciavo a Trinidad nella stagione dei cicloni e facevamo grenadine nella stagione bella. Poi a un certo punto Los Roques e l'ho lasciata a Puerto La Cruz, cosa che penso che adesso sia off limit. E poi l'ho lasciata a Curaçao per 1 anno, poi a Cartagena, poi Panama, insomma ogni anno la lasciavo in un posto diverso, che comunque io ho 2-3 mesi l'anno per viaggiare, quindi facevo una tappa e la lasciavo ogni anno in un posto diverso, fino al 2014 che si è aperta la porta del Pacifico, quindi canale di Panama e quindi Pacifico. Quell'anno sono stato 5 mesi fuori
che è stata insomma una bella storia, e quindi tutta Polinesia, l'ho lasciata in Polinesia 3 anni, perché con fortuna proprio l'anno in cui sono arrivato in Polinesia hanno cambiato la legge, prima si poteva stare solo 1 anno, adesso 3 anni, adesso niente, mi pare che col Covid, no, forse hanno aperto. E quindi 3 anni l'ho lasciata in Polinesia, poi l'ho lasciata in Nuova Zelanda, poi 1 anno l'ho lasciata alle Figi e adesso sta in Australia, è sequestrata in Australia causa Covid, quindi speriamo di poterla rivedere presto, ma insomma... Senti, tra il Pacifico e l'Atlantico che differenza è? La mia esperienza è che il Pacifico è stato molto meno pacifico dell'Atlantico, però non credo che sia una regola. Quando l'ho fatto io c'era un bel ventone, e poi ecco la differenza è che il vento reale praticamente era un traverso per quasi tutta la traversata, quindi si andava velocissimi, però comunque con le ondone, insomma non era Trinchete Gemelle, non era l'Atlantico. Insomma è stata, tant'è che l'ho fatta dalle Galapagos alle Marchesi in 20 giorni, che sono 3100 miglia, in 20 giorni per una barchetta di 11 metri e mezzo è un bel po', insomma, è una bella velocità. Sì, 6 nodi e mezzo. Che peraltro quel tratto di mare l'ho fatto subito dietro a By Myself, che non era tua, ma insomma... Lei c'era. Lei c'era, infatti sentivo per radio insomma, che pure lei correva parecchio, mi ricordo. Quando si riesce ad andare. Quando si va, lei corre, è una bella barca. Senti, quindi tra carena dislocante e carena planante? Allora, io non ti darò mai delle regole o è come... insomma, è come dire, ti piacciono le more o le bionde, è a gusto personale. Io preferisco la mia carena, ma è un'abitudine, non c'ho... come quando io dico non mi piacciono i catamarani, perché non voglio dire che hanno un sacco di vantaggi, che c'è lo spazio, la velocità, c'è tutta una serie di cose che io nella mia barchetta non ho, ma io mi incaponisco a dire che non mi piacciono i catamarani e non li voglio vedere, però quando ci salgo sopra poi ritornare sulla mia barchetta è dura. A me piace la barca vecchia, quindi mi piace un certo modo di navigare e un certo modo anche di stare sull'acqua. Devo dire che quando vado sulle barche plananti un pochino mi sento a disagio, ma è una fisima mia, non è che è una regola o non c'ha nessun fondamento. Vanno benissimo anche le plananti, per carità, cioè, ormai insomma c'è una certa evoluzione, non posso dire che... però a me piace sentirmi dentro l'acqua, proprio dentro, tipo il concetto del sugherello da pesca, capito? Quando c'è mare bruto e tu sai che comunque stai per 3/4 dentro l'acqua. Io in piedi sulla mia barca, quando vedo dall'oblò sto... cioè praticamente è un sommergibile, per cui che deve succedere? È una sensazione, poi magari... Senti, e come è attrezzata per fare questo tipo di viaggi lunghi? La mia, tanto parte che è una barca comunque solida. Era sloop, ecco, l'unica cosa che ho fatto è mettere uno stralo di trinchetta con sartie volanti, tanto non c'è il problema, uno dice la sartia volante, però uno non è strutturale, quindi non viene giù l'albero. L'albero dell'Alpa non viene giù neanche poi se lo tiri giù apposta, perché non viene giù, tant'è che una volta mi sono scordato le sartie volanti e c'era un ventone enorme, ma me lo sono ricordato il giorno dopo, l'ho notato il giorno dopo, no, insomma non succede nulla. E poi c'è una cosa, che tu in oceano le virate le fai una volta ogni 2 mesi, quindi non è che c'è, oddio la virata mi dà fastidio la sartia volante, no, metti quella sopravvento e stai a posto. Ho armato uno stralo di trinchetta e la trinchetta c'è sempre, ho comprato uno Yankee, per cui per esempio il Pacifico, sempre Yankee e trinchetta, perché era uno di traverso, bellissimo, traverso lasco. Insomma va benissimo e soprattutto è sicura, nel senso che arriva il groppo a rotoli
arrotoli il Genoa e c'hai già lo Yankee e hai già la trinchetta, capito? Quindi poca vela, messa a segno bene, mi sembra una soluzione ottimale quella. Il mio blog si chiama Sailing Italia Style, quindi se c'è un tuo tocco italiano, un Italian touch a bordo di Papa Yaga? Guarda, la barca ha una certa eleganza, ora ripeto, per carità, ognuno tesse le lodi della propria barca, gli armatori sono assolutamente poco obiettivi in questo, però devo dire che in tutte le parti del mondo vengono a curiosare, ammazza bella, perché poi fa tenerezza, perché oggi l'1150 è la barca più piccola che vedi in giro sempre, sono sempre comunque, anche a parità di lunghezza, oggi sono alte, grosse, c'è tutto, 2 cuccette a poppa, insomma, oggi anche 39 piedi è enorme, no? Quindi la mia fa tenerezza, per cui se la vengono a vedere un po' come fosse la barchetta d'epoca, e spesso appunto mi chiedono, la barca italiana, ma si vede che è uno stile italiano, ora non so da che cosa si possa vedere, anche perché poi è stata copiata da un disegno di Sparkman Stephens che non è italiano, però insomma potrei dire questo come tocco, non certo la cucina. Non la cucina? No. Viaggi spesso da solo? Mi è capitato, bello, un'esperienza bellissima, ma non è quello che preferisco, insomma, diciamo, mi piace almeno un'altra persona, ma non perché ci sia bisogno, la barca mia, insomma, la riesci a portare facilmente, insomma, una randa piccolissima, non è... Però ecco, che facciamo stasera a cena? Un attimo, un rimbalzare una parola ogni tanto. Mi ricordo il tratto più difficile e lungo che ho fatto da solo è Nuova Zelanda-Figi, che è un tratto non simpatico perché devi partire col brutto tempo, giù, che è inverno, cioè che sta arrivando l'inverno, quindi le prime burrasche, e quindi devi partire sulla coda di una bassa pressione sperando che la successiva non sia troppo profonda, perché ne viene una ogni 4 giorni, ci metti 10 giorni per arrivare, per cui la seconda la devi prendere più lontano possibile e comunque lavorare di guardie e ladri, capito? Vedi la bassa pressione, e partire con il brutto tempo in quasi inverno Nuova Zelanda ci vuole un pochino di... E lì mi ricordo, insomma, è stato un po' difficile, anche perché poi oggi tutti quanti stiamo con Windy, col telefonino, no? Ha detto adesso è girato, è cambiato, io guardavo, no, io non mi muovo finché il barometro non mi dice che il centro della bassa pressione è passato. Quando è che passa il centro della bassa pressione? Quando comincia a rialzarsi, anche di mezza tacca, ma si deve rialzare. Finché sta fermo non mi muovo, tant'è che uno è partito il giorno prima, la notte l'ho visto ritornare mestamente, dice non so, c'è... Ecco, io vado lì col barometro, non interessa niente, certo ti dà un quadro generale, ma la certezza che il centro della bassa, perché proprio passava sopra di noi a Bangarei, e quindi vabbè, passato il centro però ti devi buttare nel mare, che è stata un po' bella, e poi comunque è durata 10 giorni, e se ti devo dire, al 10° giorno pensavo comunque di impazzire, perché parli da solo per 10 giorni, bellissimo, bello, bel viaggio, una cosa molto interessante, però insomma ci vuole... Sì, non c'è stata difficoltà proprio di manovra, non è quello, è che stai 10 giorni da solo, poi a un certo punto la testa ti comincia un pochino a... Un momento di tensione, un momento felice e un momento di estasi. Allora, tensione è poi, come racconto anche nel libro, quando sono andato a sbattere su una petroliera di notte, e là è stato un momento bello, altro che tensione. Là ho detto vabbè, è finita, che è un momentino, ma più che il finita in generale, proprio il decidere di lanciare il Mayday, che non è come appunto quando tu fai le prove di simulazione, lanciare il Mayday un attimo
serio, fermi la nave, poi fortunatamente appunto la barca vecchia, e là c'è la differenza, la barca vecchia è stata solida e quindi non è successo nulla, però insomma quella è un momento brutto. Momenti di gioia direi costante, l'euforia di solito mi viene una volta che prendo il mare dopo un anno, no? Quindi ogni anno, quando ritornerò in Australia, speriamo presto, speriamo il prossimo anno, non so. E allora ogni volta che ritorni metti la barca in acqua, la prepari e poi parti per la nuova. Quindi tiri su le vele dopo un anno, quest'anno per esempio dalle Figi dovevamo andare alle Vanuatu, no? Quindi bello, armi la barca, la metti in acqua, poi arriva il momento, esci dalla passa e per 4 giorni hai il mare aperto fino alle Vanuatu. È quel momento mi viene l'euforia lì, quello è sempre costante. Non ti dico, poi se devo dire una per tutti, dopo 20 giorni l'ingresso, o quando abbiamo visto Fatuiva, le Marchesi, nell'arrivo in Polinesia dopo 20 giorni di oceano, pure là è stata una roba bellissima, proprio bellissima, incontenibile. Questo aiutato anche dai 20 giorni di oceano, perché tu a un certo punto vedi la tua vita dall'alto, perché insomma ti estranei un po' dai problemi, quelli velocissimi di tutti i giorni, il mercato, la cosa, la scuola, il lavoro, il parcheggio. Quindi 20 giorni di naftalina, proprio che stai un po' nel limbo, e quindi a un certo punto vedi la tua vita e vedi che sei arrivato dove hai sempre sognato. Fatuiva, Isole Marchesi, Polinesia francese, Oceano Pacifico. Là è bellissimo. Però ecco, sono quelle robe che quando ritorneremo a navigare ritornerà anche questo. Va bene, grazie, andiamo a cucinare.